La definizione cananei serve come termine etnico molto generico per identificare varie popolazioni indigene, sia gruppi stanziali che nomadi pastorali, partendo, pensate, dal 4600 a.C. circa in tutte le regioni del Levante meridionale, ossia una regione che comprendeva, grosso modo, il territorio attuale di Libano, Israele e parti di Siria e Giordania. Erano talmente influenti nell'antichità, talmente controversi già all'epoca, che il termine cananei è di gran lunga il termine etnico più usato nella Bibbia. Il libro di Giosuè include i cananei in un elenco di nazioni da sterminare, per esempio, e altrove la scrittura dei popoli antichi li descrive come un gruppo che gli israeliti avevano annientato. Diversi biblisti osservarono che i dati archeologici suggeriscono che la cultura israelita si sovrapponeva e addirittura derivava in gran parte dalla cultura cananea. In breve, cari amici, storicamente la cultura israelita era in gran parte di natura cananea e seppur si vantarono di aver sterminato i loro predecessori, in realtà riuscirono a malapena ad inglobarli. I cananei furono gli antichi che precedettero gli ebrei in Palestina e dunque è molto logico affermare che la maggior parte della cultura ebraica deriva da quella cananea, comprese le divinità che veneravano. Infatti in questo video, che per onestà intellettuale ti invito a visionare, abbiamo stabilito storicamente che determinate divinità, compreso Yahweh, hanno una matrice ben diversa da quella che ti professa la fede cattolica o ebraica. I gruppi migratori che diedero vita nel corso dei millenni alla cultura cananea nascondono un enorme mistero. Provenivano dalle pendici dei monti Zagros nord-occidentali e si stabilirono nella zona adiacente al Mar Morto intorno al 4600 a.C. circa, esattamente come successe per i Sumeri, più o meno nello stesso periodo, che tra l'altro si pensa avessero la medesima provenienza ancestrale dalle medesime montagne di Iran e Iraq. La cosa più clamorosa? La cosa veramente tremenda relativa alla provenienza dei cananei? Parliamo dell'età della pietra, attenzione. Ebbene, cari amici, dalla loro sconosciuta patria, questi gruppi di uomini, all'incirca nel 4600 a.C., inspiegabilmente portarono una già completa tradizione artigianale di lavorazione dei metalli. Erano infatti esperti ramai e il loro lavoro era la tecnologia dei metalli più avanzata del mondo antico. E direte, Omega, ma non avevi detto che la possedevano gli egizi, la tecnologia metallurgica più avanzata del mondo antico? Ebbene, signori, quando i predecessori dei cananei scesero dai monti Zagros, gli egizi non esistevano. Cioè, non so se vi è chiaro, i predecessori dei cananei, i gruppi migratori della preistoria che arrivarono sul luogo e che poi si evolsero nei cananei, che come abbiamo detto portarono con sé già una completa tradizione metallurgica, scesero dalle catene montuose dei monti Zagros verso il Levante nel Calcolitico, ossia nel 4500-4600 a.C. circa. Gli egizi erano ancora a mangiare le bacche nel deserto. Già questo sconvolge, no? Cioè mi stai dicendo che le popolazioni antiche che precedettero gli ebrei in Palestina e le migrazioni che diedero vita a questi popoli ancestrali nel 4600 a.C. scesero dalle montagne con una cultura metallurgica già bella che avviata? E come facevano con l'estrazione, con i forni, con le tecnologie necessarie? Esatto. Ecco, queste sono esattamente le domande che dovete farvi. Come facevano? C'è qualcosa che non quadra. Come il primo pezzo di rame ritrovato, il più antico, che sembra risalga a 12.000 anni fa. Scienza convenzionale, Non fantarcheologia, è scienza convenzionale.
C'è qualcosa che non va. Approfondire questa civiltà ci apre innumerevoli porte e connessioni con tutte le altre civiltà antiche che abbiamo studiato qui sul canale e cari signori, vi invito a prestare la massima attenzione. Le origini cananee si possono ricondurre a 4 periodi. Prima del 4500 a.C., quando le società di cacciatori-raccoglitori cedettero lentamente il passo alle società basate su allevamento e pastorizia. Dal 4500 a.C. al 3500 a.C. circa, quando esportarono nella successiva Canaan la lavorazione dei metalli e l'agricoltura. Iniziarono a lasciare documenti scritti nell'area. Fondarono di conseguenza le città-stato e poi alla fine della loro esistenza finirono sotto l'influenza degli antichi egizi. E ciò che sostengono gli studiosi è questo: Israeliti e Fenici raggiunsero, sì, indubbiamente la propria identità culturale, eppure, cari signori, etnicamente erano tutti cananei. Erano la popolazione intermedia fra i Sumeri, che stavano in Mesopotamia, diventati poi gli Assiri, e gli antichi egizi. Canaan e i Cananei sono menzionati circa 160 volte nella Bibbia ebraica, principalmente nella Torah, nei libri di Giosuè e in quello dei Giudici. La storia biblica è diventata sempre più problematica poiché le prove archeologiche e testuali supportano l'idea che i primi israeliti fossero in realtà essi stessi cananei. E mentre la Bibbia ebraica distingue etnicamente i cananei dagli altri israeliti, gli studiosi moderni, appoggiati da determinate scoperte archeologiche e studi genetici, hanno teorizzato sulla base delle loro interpretazioni archeologiche e linguistiche che il regno di Israele e il regno di Giuda rappresentavano tutti un sottoinsieme della cultura cananea e di conseguenza porta con sé i culti ancestrali di questa misteriosa civiltà. Come la maggior parte delle religioni antiche, come la stessa religione ebraica che, come abbiamo detto, si ispirò a quella cananea, anche i culti dei cananei erano disposti in una gerarchia piramidale a 4 livelli. Esiste un gran numero di divinità cananee che nel corso degli anni ne ispirarono altre. Lo stesso Baal, demone biblico, secondo le antiche religioni semitiche era il dio della tempesta e risultava essere una delle divinità principali fra i cananei. Quindi, sì, i cananei avevano come principali divinità dei demoni biblici. Rassicurante, non è vero? Baal era corrispondente al dio Enlil fra i Sumeri, che diede vita alla discendenza enlillita. La mitologia mesopotamica e le religioni semitiche che precedettero e ispirarono quella ebraica sono molto raffinate e oscure. I cananei, per esempio, credevano che dopo la morte fisica l'anima si allontanasse dal corpo verso la terra di Mot, una terra oscura e di morte dove le anime dimoravano. Non avevano la concezione contrapposta di inferno e paradiso, ma conoscevano solo una sorta di inferno e questo a spiegazione delle divinità controverse che veneravano e alle quali offrivano sacrifici umani. I corpi venivano seppelliti con corredi funerari e venivano fatte offerte di cibo e bevande ai morti per assicurarsi che non disturbassero i vivi. I parenti defunti erano venerati e talvolta si chiedeva aiuto ai defunti tramite riti che oggi possiamo tranquillamente definire come vere e proprie sedute spiritiche. Durante queste sedute si facevano sacrifici e la maggior parte delle divinità cananee erano assetate di sangue. Come ho già spiegato nel video su Yahweh, quest'ultimo non era il dio supremo fra i cananei, bensì El, abbreviazione di Elion, era il padre di Baal e Yahweh, che erano fratelli. E questo la Chiesa te lo tiene nascosto. Nel ciclo di Baal, un'antichissima tavoletta ritrovata nella città cananea di Ugarit, si racconta che lo stesso Baal sconfisse Yam usando 2 armi magiche simili a robe che sparano dei raggi laser create per lui da Kotar Wakasis, ossia una divinità ugaritica che veniva reputata abile e saggia nella creazione di armi, praticamente un fabbro alieno. Ecco, non stiamo parlando di Star Wars ma di mitologia cananea. Successivamente, dopo che tramite queste potenti armi laser Baal riuscì a sconfiggere Yam, con l'aiuto di Atirat e Anat, Baal convinse Elion a concedergli un palazzo. El,
ossia Helion, approva e il palazzo viene costruito da Kotar Wakasis. Dopo che il palazzo è stato costruito, Bal emette un fragoroso ruggito dalla finestra del palazzo e sfida Mot, quindi l'entità degli inferi. Mot entra dalla finestra e ingoia Bal, mandandolo negli inferi. Senza nessuno a provocare la pioggia, ci fu una terribile siccità in assenza di Bal e accaddero disgrazie, e le altre divinità, in particolare Helion e Anat, rimasero sconvolte dal fatto che Bal sia stato portato negli inferi. Ed ecco il motivo per il quale Bal, successivamente nelle religioni successive, venne poi identificato come un demone infernale, che proviene dall'antro più buio dell'inferno. Io ve ne parlo, poi mi raccomando fate le vostre considerazioni. La figura di Yahweh invece, come solo ed unico Dio, è una menzogna, capito? È una menzogna. Intanto Yahweh era una divinità cananea, figlio di Helion e fratello di Bal, quindi sulla base di questo si collocava all'interno di un pantheon di divinità molto vasto. E in secondo luogo le caratteristiche di Bal, Helion e Ashira nel corso delle ere vennero assorbite tutte quante in Yahweh, che divenne lui stesso El, adottando un termine generico che significa Dio in modo molto generale, in opposizione al significato di un Dio specifico che fa parte di un gruppo molto ampio di divinità. E da quel momento in poi si posero le basi per una religione monoteista, e si riferirono a Yahweh come ad El Shaddai. E a riprova del fatto che l'ebraismo e il cattolicesimo derivino tutte dalla religione cananea, pensate che Shaddai era una delle tante divinità cananee, a riprova del fatto che deriva tutto da loro. Per seguire come si deve questo video dovete tenere a mente che in origine partì tutto dai cananei, che veneravano antichissime ed oscure figure aliene. Sulla base di queste divinità molto oscure nacquero pratiche religiose che, come dire, oggigiorno reputeremo veri e propri crimini contro l'umanità. Infatti, informatevi su quello che facevano i cananei, perché certe cose qui su YouTube non si possono dire, altrimenti mi bannano il video. Voglio farvi notare una cosa, voglio farvi capire perché in tutta la zona si deve per forza, e ripeto per forza, essere palesato qualcuno che venne poi adorato, e che nelle diverse zone della nazione, delle nazioni antiche, interpretarono in modi diversi, anche se si tratta sempre della solita manciata di divinità. Allora, abbiamo detto che Bal era Enlil sumero, clamoroso signori, il demone biblico Bal era il dio sumero Enlil. Una delle divinità principali dei cananei invece era Moloch, identificato come marito di Ishat, dio del fuoco, che corrisponde al dio Milcom, ossia la divinità nazionale degli Ammoniti, ossia un popolo della zona, quindi Moloch era Milcom. Anat, la principale divinità femminile semitica, era la dea greca Atena, cioè non so se vi rendete conto. Ed esistono le stesse identiche figure fra i Sumeri. La divinità madre dei Cananei, Ashira, è considerata identica alla divinità ugaritica Atiratu, e così via. Ora, ogni divinità sul pianeta Terra ha una controparte all'interno della maggior parte delle culture antiche. Penso che questo basti per farvi capire che qualcosa devono aver visto, per forza. Non ci piove. Su questo veramente non ci piove. Ma parliamo del Moloch. È tanto che ne voglio parlare, ho già accennato a questa divinità antica in molti video, sia nella playlist Antichi Alieni, sia quando parlavo delle società segrete. Ebbene, parliamo del Moloch, che viene sì identificata come una divinità, ma la parola stessa fa anche riferimento al rituale sacrificale. Voglio che vi entri questa cosa, i cananei erano super fissati con i sacrifici umani, e non solo i cananei, va bene? Vi rimando un secondo un pezzo del video che ho realizzato sugli scavi di Canal Jordan per chiarirvi la costante dei sacrifici umani. Vogliamo parlare dunque del collegamento geografico e temporale dei sacrifici rituali nell'antichità? Ci rimanete veramente male, cioè uscite da questo video veramente provati se inizio, ok? Ebbene, facciamo la stessa domanda che faccio da 3 anni dall'apertura del canale, la stessa domanda, ok? Come hanno fatto popoli distanti nel tempo e nello spazio, che non sono mai entrati in contatto fra di loro, a rispettare le medesime tradizioni? Sud America, 250 d.C. I Maya, come tutte le altre civiltà precolombiane, praticavano assai notoriamente sacrifici umani.
250 d.C., Sud America. I Sumeri, che abitavano nell'attuale Iraq, quindi proprio da tutt'altra parte, dall'altra parte del mondo, nel 4000 a.C., nel cimitero di Ur, scoperto nel 1922, facevano sacrifici umani. Svezia, Canal Jordan, 6000 a.C., sappiamo per certo che i cacciatori-raccoglitori scandinavi praticavano sacrifici rituali. Gli egizi in Nord Africa nelle prime fasi della civiltà e quindi all'incirca intorno al 3200 a.C. praticavano sacrifici umani nei riti funebri. E anche qui siamo in Nord Africa. Gli antichi greci a partire dal 500 a.C. praticavano sacrifici umani sull'altare di Zeus. I cananei che precedettero l'arrivo degli ebrei in Palestina e che arrivarono nella penisola arabica nel 4000 a.C., che in nome del dio Moloch praticavano sacrifici rituali. Comunque ne ho parlato veramente troppe volte dei cananei, ora ci devo fare un episodio dedicato, Comunque si può letteralmente continuare all'infinito. I riti di fertilità addirittura in Australia prevedevano migliaia di anni fa sacrifici rituali. In Australia, volete dirmi che è un caso? Come facevano antiche popolazioni australiane ad avere le stesse usanze religiose dei popoli mesopotamici, se le due culture non sono mai entrate in contatto? E lo stesso vale per tutte le altre civiltà citate. Ebbene, riprenderò in mano proprio questo discorso e approfondiremo la figura del Moloch. Esatto, lo stesso Moloch che si trova nella Mole Antonelliana a Torino. Ebbene, non parliamo esattamente di una figura carina e affettuosa, ma bensì di una divinità taurina che richiedeva i bambini in sacrificio. La mitologia, anzi, diamo una definizione migliore, la demonologia cananea parla del Moloch in molte tavolette antiche e lo pone nel pantheon delle divinità principali. Sebbene nella Bibbia si condanni fermamente le pratiche religiose associate al Moloch, e questo va detto, nella Bibbia ebraica lo si cita molte volte. Tuttavia, sin dal 1935, gli studiosi si sono scontrati dibattendo sul significato del termine. Non è ancora chiaro se si riferisse o meno ad un tipo di sacrificio sulla base di un termine simile che in lingua punica significa sacrificio o se di fatti si riferisse alla divinità vera e propria. Fatto sta che questa presa di posizione è diventata sempre più popolare, anche se rimane contestata. Tra i fautori di questa seconda posizione la controversia continua sul fatto che i sacrifici stessi fossero offerti anche allo stesso Yahweh. E ci si domanda ancora oggi se fosse un'usanza religiosa israelita nativa o un'importazione fenicia. E il significato figurato che insomma prende in esame il bambino non deve riferirsi per forza ad un infante che viene sacrificato, ma alcuni studiosi hanno identificato una sorta di divinità che richiede sacrifici molto costosi e cari alle genti del posto che dominava. Non sappiamo in realtà che aspetto avesse, questo deve essere chiaro, non sappiamo in realtà che aspetto avesse, quindi non dare per scontato che secondo la biologia che conosciamo è impossibile che esista un essere con la testa di toro, perché semplicemente le raffigurazioni del Moloch che esistono provengono dall'epoca medievale e vengono combinate con la figura cartaginese del Minotauro. In realtà, se le genti che precedettero l'arrivo degli ebrei in Palestina, ossia i cananei, entrarono in contatto con una divinità celeste e sanguinaria ritenuta poi essere il Moloch che richiedeva costosi sacrifici alle popolazioni del posto, non possiamo sapere assolutamente che aspetto avesse. Nel 587 a.C. Israele cadde nelle mani dei neobabilonesi. Le autorità vennero deportate e i templi distrutti. Gli studiosi hanno stabilito che i riti veri e propri cominciarono dopo l'esilio e che in realtà qualsiasi capofamiglia, secondo la gerarchia religiosa dell'epoca, era in grado di offrire il sacrificio secondo l'occasione. Un certo numero di studiosi ha anche tratto la conclusione che il sacrificio di bambini alla divinità del fuoco Moloch veniva fatta anche come offerta a Yahweh, che ricordiamolo per gli israeliti era il dio degli eserciti, e questi sacrifici vennero protratti, facevano parte della religione israelita fino alle riforme di Re Giosia fino al 608 a.C. Il sacrificio era presumibilmente completato dai canti o dalla recitazione dei salmi, ma ancora una volta i dettagli sono molto scarsi. L'unica cosa che sappiamo con certezza è che per migliaia di anni, dal 4000 a.C. circa al 608 a.C., quindi per circa 3500 anni,
i cananei e gli israeliti che li successero, e così via fino a perdersi nei millenni, praticavano sacrifici umani in onore a divinità cananee e a divinità che, insomma, si evolsero da quelle cananee. Molti pensano che i libri che dettagliano le pratiche dei sacrifici umani siano detenuti dalle maggiori autorità ebraiche e dallo Stato del Vaticano. Il Moloch è una figura molto controversa e c'è chi afferma, attori e diversi membri dello show business, che il culto in onore al Moloch venga praticato tuttora sia negli ambienti dell'alta finanza sia in ambito politico e dell'intrattenimento. E sulla base di questo ti consiglio di guardarti il mio speciale sulle società segrete, dove ho parlato dei riti che avvengono ogni anno all'interno del Bohemian Club, all'interno del camping privato che ospita ogni anno le personalità più di spicco del pianeta Terra, dagli inizi del 1900 di fronte ad una statua che, anziché il gufo massonico, molti pensano che si tratti del Moloch. Esistono foto veramente raccapriccianti e ho droppato una ripresa inedita all'interno del mio video sulle società segrete in cui si mostra un rito molto oscuro praticato all'interno del Bohemian Club e molti pensano che si tratti del culto del Moloch. Potrei spingermi oltre. Non so se ci capiamo, potrei spingermi oltre, ma mi limito a riferire al mio pubblico che esistono addirittura inchieste giornalistiche che mettono in luce determinati riti praticati da persone molto, molto altolocate che si rifanno alle pratiche degli antichi cananei. Io signori mi fermo qui. Per oggi mi fermo qui, non voglio andare oltre. E spero che comunque il messaggio vi sia arrivato chiaro e forte. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto, supporta questa fantastica serie con un like, e se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale perché siamo quasi arrivati a 200.000 iscritti. Mi raccomando, porta più gente possibile sul canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu.